Allora, voglio fare una versione di questo. Quindi, come la risolvo? Beh, quello che mi viene in mente è quello di concentrarmi dapprima sulla prima parte. Quindi facendo un minimo comune multiplo, io dovrò andare a moltiplicare 1 meno coseno con 1 più coseno, ma questa è una differenza di quadrati. Quindi metto direttamente 1 meno coseno quadro di alfa. Mentre sopra devo aggiungere quello che manca sotto. Quindi nel primo caso avrei coseno di alfa che moltiplica 1 più coseno di alfa e nel secondo caso avrei più coseno di alfa che moltiplica 1 meno coseno di alfa. Arrivati a questo punto, naturalmente il coseno lo posso anche tenere in evidenza, cosa che in realtà avrei potuto fare già da prima. Cioè, adesso come si vede io devo andare a raccoglierlo, quindi devo fare un passaggio aggiuntivo in cui metto coseno di alfa e poi metto 1 più coseno di alfa più 1 meno coseno di alfa e in questo modo questi due coseni vanno a distruggersi e quindi rimane semplicemente più 2 dentro quella parentesi, mentre sotto vediamo che è rimasto 1 meno coseno quadro, ma 1 meno coseno quadro fa sen quadro di alfa. Ricordiamoci adesso che andiamo da questo lato, ricordiamoci adesso che vuol dire cotangente. Cotangente vuol dire semplicemente coseno fratto seno, quindi ho 2 per coseno di alfa fratto seno di alfa, ma ricordiamoci che c'era già fratto seno di alfa, quindi è come avere a tutti gli effetti 2 seno di alfa, quindi sen quadro. Allora abbiamo finito perché appunto in queste parentesi quello che mi avanza è semplicemente 2, quindi ho 2 coseno di alfa fratto sen quadro e a destra ho 2 coseno di alfa fratto sen quadro, quindi ci sono arrivato. Però un piccolo suggerimento: quando devo fare questa qui, in realtà il consiglio sarebbe quello di andare, anzi facciamo così, faccio direttamente un'altra versione di questo, perché forse è ancora più immediata. Come dicevo appunto, cioè di queste ne puoi cacciare fuori a centinaia di versioni, magari le idee vengono strada facendo oppure diciamo. Ok, quindi l'idea che mi è venuta adesso è questa: ma perché diciamo non andare direttamente a fare questo qui uguale a 2? Ricordiamoci quanto vale la cotangente. La cotangente vale coseno di alfa fratto seno di alfa e come detto prima appunto, siccome c'era già presente un seno sotto, equivale ad averne 2 sotto, quindi qui diventa al quadrato. E quindi a questo punto è come avere qui una partenza e qui comunque un arrivo. E allora che cosa noto? Noto che al numeratore da tutte le parti è presente il coseno, quindi io posso andare direttamente a distruggerlo. È come se dividessi tutto per coseno. A questo punto a destra mi rimane 2 fratto sen quadro di alfa, mentre a sinistra cosa mi è rimasto? A sinistra mi è rimasto 1 fratto 1 meno coseno più 1 fratto 1 più coseno. Ecco quindi che se vado a fare il minimo comune multiplo avrò 1 più coseno di alfa più 1 meno coseno di alfa fratto, sotto è sempre sen quadro, l'abbiamo detto perché avrei una differenza di quadrati, quindi avrei 1 meno coseno quadro di alfa, ma appunto 1 meno coseno quadro fa proprio sen quadro, coseno si distrugge con coseno e quindi vediamo che sopra mi rimane 2 e sotto mi rimane sen quadro, quindi questa può essere una versione alternativa che è leggermente più rapida di quella fatta sopra e quindi appunto le idee vengono diciamo strada facendo.